Ragazzuoli, Ciao! non vi posso dire buongiorno perché ormai è il primo pomeriggio. Oggi ce la siamo presa con calma visto che fuori ci sono soltanto 45 gradi percepiti. Abbiamo messo un pochino a posto la valigia, ci siamo riposati un po'. Abbiamo provato a convincere il tipo dell'ostello a farci uscire un pochino più tardi visto che eravamo gli unici clienti, ma Non ce l'abbiamo fatta. non ce l'abbiamo fatta anche perché non parla una parola di inglese, non capisce il turco e non abbiamo capito di che nazionalità sia, quindi ci siamo rintanati in questo centro commerciale fino ad aspettare le 2:30 che era l'orario in cui avremmo dovuto prendere l'autobus. Però una volta arrivati in stazione ci hanno detto autobus ritardo e ci hanno preso un posto su quello delle 3:30. Il problema è che avremo poi 4 ore e mezza di autobus per arrivare ad Aydin e dopo da Aydin dovremo cercare un autobus locale che ci hanno assicurato che ci sono, però non sappiamo esattamente dove si prendono, quanto dura, un'oretta almeno di autobus ci sarà per arrivare a Selçuk, per andare a visitare Efeso, che dicono che sia bellissima. Quindi adesso ci mangiamo qualcosa di tipico turco, cioè dei noodles di manzo, Sì, esatto. e poi dopo andiamo a prendere l'autobus alle 3:30 sperando che questo non sia in ritardo perché sennò non si arriva più. Ce l'abbiamo fatta, siamo sull'autobus, ci hanno anche dato il gelatino della partenza. Bello, si rinfresca un pochino. Buon viaggio! E con solo un'ora di ritardo partiamo finalmente alla volta di Aydin. Anche l'autista mangia il gelatino. Bellino! La vera coccola dei viaggi in autobus è che vengono distribuiti gratuitamente snack e bibite. Allora ragazzuoli, siamo arrivati alla stazione di Aydin. Per poter raggiungere Selçuk basta scendere al piano interrato e se voi cercate di tradurre qualsiasi cosa traducete una scritta con scritto autobus provinciali. Comunque si va al piano interrato, al piano sotto si prendono le scale mobili, se funzionano sono quelle normali e basta cercare nelle varie fermate la scritta in alto così Selçuk, che è là di fianco, in questo posto vuoto. E il posto è vuoto perché tutto non è sempre così semplice, perché l'ultimo autobus è alle 7:30 e noi siamo arrivati con l'autobus delle 8 perché appunto era in ritardo. Quindi ci tocca prendere questo autobus qui per Kusadasi e poi dopo fare il cambio a Kusadasi per andare a Selçuk, quindi non sappiamo a che ora arriviamo e neanche se arriviamo. All'ora del mai. Ci hanno assicurato che fino alle 2 di mattina ci sono autobus, speriamo. E niente, adesso il Cicino sta partendo, quindi andiamo a Kusadasi, al massimo passiamo la notte lì. Siamo arrivati a Selçuk. Finalmente! Sono soltanto le 10:30 di sera, però ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo un bel po'. Tantissimo, un paio d'ore avevano detto e un paio d'ore sono state. Quindi ci mancano soltanto gli ultimi 10 minuti per arrivare nel nostro ostello e poi finalmente possiamo dormire, fare una doccia e dormire soprattutto. Io ho assolutamente bisogno di riposare. Poverino. Buongiorno. Finalmente abbiamo trovato un ostello molto carino con persone che parlano inglese e ci hanno servito una colazione buonissima, finalmente alle 7:30 di mattina, non alle 8:30 come in tutti gli altri posti. La tua prima colazione vera turca. Vera per bene insalata. Quasi vera. E quindi adesso siamo già pronti per andare a visitare Efeso. Qua dietro di noi c'è il nostro bellissimo autobus che ci condurrà a Efeso, ci farà risparmiare mezz'ora a piedi e gli autobus partono dallo stesso posto da dove siamo arrivati ieri, cioè dalla piccola stazione che è vicino al centro. Quando bisogna prendere un autobus basta girare e prima o poi troverete qualche autista che vi chiede se dovete andare in una determinata destinazione. Quindi noi abbiamo cominciato a girare urlando Efeso e un signore ha detto Efeso qui. Efeso e ci ha indicato qua. Adesso stiamo aspettando che l'autista finisca di far colazione e poi dopo partiamo. L'autobus fa scendere in vicinanza all'entrata nord, ci sono 2 entrate, noi siamo entrati nell'entrata nord. L'entrata nord vi accoglieranno tantissimi gatti e un viale che vi conduce subito al teatro. Adesso siamo al teatro, abbiamo deciso di iniziare visitando questo perché l'altro giorno a Hierapolis
qualcuno ha collassato quando siamo arrivati su al teatro, quindi Sì. io no, e quindi abbiamo deciso di iniziare da questo fin tanto che è ancora fresco. Allora, questo teatro è ancora in perfetto stato di conservazione ed è distribuito su 3 livelli ed era talmente grande da accogliere 25.000 persone, quindi era il più grande di tutta l'Asia Minore. Una parte è sotto ristrutturazione, però tutto il resto è ancora in perfetto stato di conservazione. Discendiamo le scalinate in pietra e percorriamo l'antico palcoscenico per raggiungere un'altra meraviglia custodita in questo sito archeologico. Ma prima, piccola sosta coccole. Raggiungiamo la famosissima biblioteca di Celso, l'edificio meglio conservato di tutto il sito di Efeso, nonostante sia addirittura stato costruito nel II secolo. La sua bellezza si è conservata per quasi 2 millenni, arrivando fortunatamente anche ai nostri occhi. Oltre ad ospitare la tomba di Celso, raccoglieva circa 12.000 pergamene, primato che la rese la terza biblioteca al mondo per numero di volumi. A fianco alla biblioteca si accede all'Agorà, ovvero la piazza cittadina, un enorme spazio anticamente delimitato da quelle centinaia di colonne che ora riversano al suolo. Ma questa antica città non finisce di meravigliarci. All'interno di un gigantesco hangar sono infatti custoditi i resti in ristrutturazione delle antiche domus terrazzate, ovvero l'area residenziale nobiliare della città. In quest'area si sono recentemente concentrate le attività degli archeologi, che hanno fatto riemergere le antiche abitazioni adornate da mosaici, affreschi e marmi. Hai pagato il biglietto? Per accedere a quest'area è infatti richiesto l'acquisto di un ulteriore biglietto a 320 lire turche. Il tempo di visita è di circa un'ora. Passeggiando per questo museo a cielo aperto potete ammirare anche strade pavimentate con meravigliosi mosaici, scavi archeologici con tanto di archeologi all'opera e ovviamente i gatti di Efeso, millenari guardiani di questa antica città. Ultima tappa della visita è un altro anfiteatro, molto più piccolo del fratello maggiore ma ugualmente interessante e ben conservato. Aria fresca. Fresca. Brezza di Efeso. Oh, potremmo fare un profumo, imbottigliamo l'aria di Efeso. Purtroppo quando una cosa è bella attira tanta gente, tanti turisti. Questa è la situazione alle 10 di mattina. Sono arrivati svalangati di gruppi, soprattutto spagnoli, qualche italiano e qualche cinese. E continuano ad arrivare? Sì, perché l'ingresso di là è assediato di gente che sta arrivando. Salutato il gatto guardiano delle antiche latrine, ci fermiamo per il solito Resoconto della visita a Efeso. Allora, l'ingresso costa 700 lire turche, però alcune sezioni sono ulteriormente a pagamento, tra le quali, come ho già detto, la sezione con le case a terrazza, che è molto bella, protetta da un hangar, da un tetto, diciamo, per preservare le bellezze del passato per il futuro, e quello costa 320. In più avevamo anche sentito parlare di questo museo esperienziale che ha aperto da poco, ma costa un fottio, perché costa 1.035 soltanto quello e non è incluso in nessun pass. Quindi effettivamente qua c'è un pochino una leggera speculazione sui turisti. E praticamente per una visita completa, escludendo questo museo, sono 1.020 lire turche, che sono tantissime perché sono sui 30 euro. Sì, è bello costoso, è bellissimo, ci sono caterve di persone perché ci sono tutti i gruppi organizzati, i gruppi anche delle crociere, perché abbiamo visto i patacchi, gli adesivi, quelli delle crociere. Quindi il consiglio è: svegliatevi presto, arrivatevi qua all'apertura e prendete l'autobus dal centro del paese, scendete alla prima, che sarebbe l'ingresso nord. Sì, noi siamo giusto? entrati Comunque da è la prima fermata che fa, perché così riuscite a vedervi l'anfiteatro e la biblioteca senza caterve di persone, e in tutto sono 1.020 lire turche. Tempo di visita almeno 3 ore. Sì. Per farvelo con calma, fare foto e qualche video. È quasi ora di pranzo, quindi adesso andiamo a cercarci qualcosina da mangiare e poi oggi pomeriggio vediamo cosa fare. Abbiamo trovato questo posticino attaccato alla stazione degli autobus a prezzi decenti, nel senso che abbiamo preso 2 kebab, io ho il panino e lui la piada,
dovrebbe costare sulle 70 lire, quindi Sì, esatto. prezzo fantastico. Buon appetito! Sembra anche buono. Sì, sembra buono. Dopo pranzo lui si è caricato di energia, allora ha avuto l'idea di entrare dentro al museo giusto perché c'era il climatizzatore e era incluso nel pass. No, non è quindi- vero. No, infatti. Non sono un amante dei musei, però ci sta, sta dai. bene. Si sta bene, c'è fresco. Vi faccio credito di questa cosa. Il Museo archeologico di Efeso nasce per raccogliere tutti i preziosi reperti ritrovati sul sito dell'antica città. Si compone di una parte interna con statue, dettagli architettonici degli edifici e oggetti di uso comune e una esterna con elementi funerari e gli immancabili gatti. Allora, se venite in visita a Efeso e vi rimane del tempo da passare a Selçuk, qui c'è il museo di Efeso dove sono conservate tutti i reperti che sono stati trovati nel sito archeologico di Efeso. Carino, ci si mette una mezz'oretta, Sì. c'è il climatizzatore, piacevole, approvato. Approvato. Consigliato. Adesso ci concediamo un pochino di cibo prima di andare a prendere l'autobus notturno. Abbiamo preso un piatto di ravioli, una dana kebab e poi prima un'insalata, ma l'abbiamo già finita. Così siamo belli carichi, pieni di energia per affrontare queste 9 ore di autobus che ci porteranno da Selçuk a Istanbul. Abbiamo fatto tutto bene. 1, 2 e 3. Quello è il gatto che ha più la faccia da delinquente. Abbiamo optato per un autobus notturno perché sennò ci portava via tutto il giorno e il volo costava troppo e l'aeroporto era troppo lontano. Quindi adesso una bella cenetta, poi ci andiamo a preparare per il nostro primo e ultimo autobus notturno in Turchia. Siamo di nuovo alla stazione degli autobus di Selçuk, questa volta in partenza verso Istanbul. Torniamo a Istanbul per gli ultimi giorni prima di ritornarcene a casa. Mi sento di consigliare l'ostello dove abbiamo alloggiato, Lanz Guest House. Intanto parlano perfettamente inglese, visto che è una famiglia, il padre ha vissuto per molti anni in Australia e sono molto carini, molto cortesi e hanno anche dei prezzi onesti, devo dire. Ci hanno anche dato consigli su cosa visitare a Efeso e ci hanno proposto più volte di prendere la guida in italiano, in prestito ovviamente, e mi sento di consigliarlo. Adesso cerchiamo di vedere se il nostro autobus c'è, è in orario ed è tutto a posto e poi speriamo di riuscire a dormire almeno un pochino. Speriamo di riuscire a dormire non un pochino, ma Vabbè, dai. almeno 7 ore. 7 ore su 9 Per essere carichi poi il giorno dopo, perché sì, se no come facciamo? Sì, Mm? sì. Vi sapremo dire domani come saremo messi. Per il momento buonanotte. Buonanotte.